Buongiorno, oggi mi trovo a Schiazzano, nella frazione di Massalubrense, e da Schiazzano più o meno è una piazzetta, una frazione piccolina di Massalubrense, arrivo al fiordo di Crapulla. Allora, dalla piazza di Schiazzano si fa un breve tratto piuttosto in salita pendente, si arriva su questa strada che in realtà già fa parte del sentiero 355 del CAI. Se avete un po' capito la zona, quello è il Monte San Costanzo e quello là in fondo è Capri. Noi però ci dobbiamo affacciare da quest'altro lato e attenzione, si vede anche sullo sfondo, non so se lo riuscite a vedere, il molare confaito, e quello lì invece sullo sfondo è il Vesuvio. Ci sono dei punti dove sembra di passare in mezzo a delle proprietà private, però ogni tanto fortunatamente qualche segno c'è. C'è un poco d'erba alta, però siamo quasi all'intersezione con il sentiero 300. No, qui bisogna stare un pochino attenti, e qua c'è pure un po' un fosso, però niente di tragico. Guardate che vista, ora siamo da quest'altra parte del golfo, infatti lì c'è Monte San Costanzo, non so di preciso lì che città è, poi magari ve lo scrivo sotto. Comunque appunto stiamo scendendo per arrivare all'intersezione con l'alta via dei Monti Lattari, il sentiero 300. Diciamo che 355 la prima parte era totalmente strada, ma quest'ultimo pezzo in realtà ve lo sconsiglio perché c'è molta erba alta. Non è solo quello il problema, perché magari uno vabbè poi ci passa comunque. Il problema è che in alcuni punti il sentiero è molto stretto, l'erba alta non vi fa tanto vedere dove mettete i piedi e c'è il rischio poi di cadere, quindi valutate bene se fare questa parte di sentiero. Diciamo sì, magari il sentiero c'è un po' di erbaccia, c'è il sole, però poi hai questa vista e diciamo viene un po' ripagato. Scendendo sempre dal sentiero 355 siamo quasi all'intersezione con l'alta via. Guardate che spot, che vista. Qui c'è lo scoglio di Isca, quello un po' più avanti, più piccolino, è lo scoglio di Vetara, e quelli invece sono i galli che abbiamo visto già col sentiero delle Sirenuse, vi lascio il video. E poi sempre qui immancabile molare che domina praticamente tutta la penisola sorrentina e i Monti Lattari. Allora, ho passato da poco l'intersezione con il 300, ora mi trovo sull'alta via e andiamo quindi in direzione fiordo di Crapulla. Questo tratto pure un po' come prima, abbastanza erba alta, vedete, bisogna stare attenti a dove mettere i piedi perché altrimenti c'è il rischio di cadere, quindi da fare con molta attenzione, e possibilmente pantaloni lunghi, non come me, tutta erba alta. Portatevi il pantalone lungo, lo ripeto. Vi dicevo, la vegetazione è bella alta. Attenzione pure a qualche piantina con le spine. Non so se si vedono anche qua queste tipo vespe, non so cosa siano, quindi sto procedendo abbastanza spedito nella speranza che si disinteressino. Allora, sono arrivato all'incrocio con il 344, il sentiero per scendere a Crapulla, sono tutti gradoni. Io vengo appunto dal 300, dall'alta via, la prossima volta terrei comune 1,20 € ma in realtà vengo da più o meno zone di Termini, quindi dal 355. Ora continuo per arrivare al fiordo. In realtà una cosa simpatica di queste scale è che ogni 50 scalini c'è segnato il numero dello scalino, si parte da 0 giù, quindi ci restano altri 400 scalini
alla spiaggia. Ci avviciniamo sempre di più al mare. Allora, prima di scendere giù in spiaggia, mancano circa 200 gradini, c'è l'eremo di San Pietro a Crapolla. Ecco là, si vede la spiaggia e c'è pochissima gente. Forse c'è pure posto all'ombra. E l'acqua la vedo pulitissima. E vabbè, penso che la decisione se fare un bagno o no adesso sia molto più semplice. Arrivati sulla spiaggia, qui ci sono delle barche, c'è anche ombra, quindi buono a sapersi. Marina di Crapolla. Allora, bagno a Crapolla fatto, e veramente bello il fiordo, tranquillo, l'acqua è bellissima. Purtroppo solo che ogni tanto viene qualche barca che si avvicina un po' troppo e non dovrebbe, e l'acqua quindi si sporca un po'. Comunque adesso non torno indietro per lo stesso percorso, ma faccio tutti i gradini fino ad arrivare a Torca. In genere si parte da lì per arrivare qui al fiordo. Allora, piccola deviazione, ho lasciato il 344 che proseguiva in quella direzione per prendere quest'altra strada che non è un sentiero segnato dal CAI, ma lo trovate sulle mappe e in realtà è stradina, visto pure da qualche macchina. E questo sentiero ci permette di arrivare prima a Sant'Agata senza passare per Torca. Io comunque mi interessa ritornare a Schiazzano, che è verso quest'altra direzione. Allora, dopo una salita bella ripida sotto il sole delle ore 3, non fate queste cose a quest'ora, mi raccomando, e sono arrivato a Sant'Agata e per oggi finisce qui il giro. Quindi sono partito da Schiazzano, che è Massalubrense, sono arrivato al fiordo di Crapolla e quindi sono tornato a Sant'Agata, dove adesso mi fermo per ritornare poi a Schiazzano tra poco. Grazie per aver visto, alla prossima, ciao!